Nonostante sia un problema molto diffuso, comunque le domande e i dubbi sull'ipertensione arteriosa sono molto frequenti. Questo può portare spesso, senza rendersene conto, ad errori che possono compromettere anche l'efficacia delle terapie. In questo video, pertanto, risponderò alle domande più comuni sia di chi soffre di pressione alta, ma anche di chi vuole prevenire questa situazione. Io sono il dottor Recinella e sono un medico specialista in medicina interna ed in questo canale cerco di fornire dei suggerimenti pratici per poter prevenire efficacemente le malattie croniche, ovvero tutte quelle malattie che possono compromettere nel lungo termine la qualità della nostra vita. Trovi nel canale diversi video e tanti ne arriveranno, per cui se ti interessano questi temi mi raccomando iscriviti per non perderti i prossimi. Partiamo con la prima domanda: come mi accorgo di avere la pressione alta? Quali sono insomma i sintomi dell'ipertensione? La risposta breve sarebbe nessuno, cioè nella maggioranza dei casi la pressione arteriosa alta non dà sintomi. Ed è per questo che tale problema spesso viene chiamato killer silenzioso, cioè una condizione che può in silenzio danneggiare il cuore, i reni, il cervello e questo per anni. Quindi l'unico modo affidabile per sapere se si è ipertesi è misurare regolarmente la pressione. Ad esempio controlli periodici presso il vostro medico o presso la vostra farmacia di fiducia, oppure a casa attraverso l'utilizzo di un apparecchio affidabile. Questo specie dopo i 40 anni e specie se si hanno altri fattori di rischio. Però appunto questa è solo la risposta breve. In realtà in alcuni casi, soprattutto quando la pressione è molto alta, possono comparire segnali come mal di testa, vertigini, sanguinamento dal naso e tanti altri. Se volete approfondire questo aspetto vi lascio in descrizione un video in cui ho parlato di alcuni segnali d'allarme. Passiamo poi alla seconda domanda: per quali valori di pressione dobbiamo preoccuparci? Allora, andiamo in ordine. La pressione sanguigna è misurata con due numeri: la pressione sistolica, ovvero il numero più alto, e la pressione diastolica, ovvero il numero più basso. Tutti e due questi valori sono importanti e tutti e due vanno considerati per poter capire la situazione. Per spiegarvi i valori faccio riferimento alle ultime linee guida della Società Europea di Cardiologia, che al momento in cui registro questo video sono del 2024. Immaginiamo che andiate dal vostro medico a misurare la pressione arteriosa. In questo contesto si parla di pressione non elevata, ovvero di pressione normale, quando la pressione misurata è inferiore a 120 per la sistolica e inferiore a 70 per la diastolica. Dopodiché andremo a parlare di pressione arteriosa elevata quando i valori sono tra 120 e 139 per la sistolica, oppure tra 70 e 89 per la diastolica. Allora, qui in questa fascia non si parla ancora di ipertensione vera e propria, però questi valori meritano comunque tutta la nostra attenzione, perché proprio a questo livello i cambiamenti dello stile di vita possono evitarci le medicine e farci ottenere migliori risultati. Quindi questi valori, seppur non si parli ancora di vera e propria ipertensione, sono un campanello d'allarme e noi dobbiamo cogliere la palla al balzo per modificare alcune nostre abitudini, in quanto questi cambiamenti, come ho già detto, possono prevenire un ulteriore peggioramento. Si parlerà invece di vera e propria ipertensione quando la pressione misurata in ambulatorio è uguale o superiore a 140 per la pressione massima o sistolica, oppure è superiore a 90 per la pressione diastolica. All'aumentare di questi valori avremo chiaramente diversi livelli di gravità, quindi le tre grosse categorie sono la pressione normale, la pressione elevata e la vera e propria ipertensione. Però fate attenzione, dobbiamo sempre tenere a mente due concetti. Come prima cosa questi valori riguardano la misurazione, come ho detto, in ambulatorio. I riferimenti potrebbero essere leggermente diversi se si considera la misurazione a casa, e comunque vi lascio tutti i valori nella descrizione del video. E poi considerate sempre che la pressione arteriosa non è fissa, ovvero tende ad oscillare nell'arco della giornata, in base alle attività, in base alle situazioni. Tendiamo ad esempio ad avere valori più alti al mattino, oppure sotto sforzo, oppure in quelle situazioni emotivamente stressanti, come ad esempio può essere anche la visita dal medico, oppure in caso di dolore e così via. Viceversa i valori diminuiscono durante il riposo, il sonno oppure col caldo. Per questo una singola misurazione alta non significa necessariamente ipertensione. I valori elevati, ripetuti e persistenti nel tempo sono quelli in realtà più preoccupanti. La terza domanda a cui rispondere invece riguarda l'alimentazione. Esistono degli alimenti che ci aiutano a ridurre i valori di pressione e quali invece dovremmo evitare?
Allora, parlando di modelli dietetici, la dieta mediterranea ha delle solide evidenze scientifiche. Parlando invece dei singoli componenti, un'assunzione ottimale di potassio attraverso ad esempio un consumo ottimale di frutta, verdura, ha dimostrato effetti di abbassamento della pressione sanguigna. Per chi non ha problemi renali è raccomandato di considerare un aumento dell'assunzione di potassio di 0,5-1 grammo al giorno. Da evitare sono invece gli alimenti ad elevato contenuto di sodio, quindi a elevato contenuto di sale. L'OMS raccomanda meno di 5 grammi di sale al giorno, quindi circa un cucchiaino. 5 grammi di sale equivalgono circa un cucchiaino. Però il problema è che la maggior parte dei cibi di produzione industriale presentano del sale aggiunto, per cui un consiglio pratico potrebbe essere quello di evitare completamente di aggiungere sale e preferire delle spezie e delle erbe aromatiche per andare ad insaporire i piatti. La quarta domanda è: si può guarire dall'ipertensione? Dovrò prendere i farmaci per tutta la vita? La risposta a questa domanda è dipende. E in generale l'ipertensione, soprattutto quella essenziale, che è la forma più comune, è una condizione cronica. Questo significa, per semplificare, che tende a durare a lungo, spesso per tutta la vita adulta. Ciò però non significa che non si possa migliorare, anzi al contrario. Oggi possiamo controllare efficacemente la pressione nella maggior parte delle persone. È probabile quindi che la terapia sia una terapia di lunga durata, ma ci sono almeno 3 aspetti da considerare. Il primo è che sia i dosaggi che i tipi di farmaci andrebbero rivalutati periodicamente per capirne l'efficacia e per capire l'eventuale necessità di modifiche. Il secondo aspetto è che i farmaci saranno meno efficaci se non accompagnati da alcune correzioni dello stile di vita di cui parleremo tra un attimo. Ed infine, il terzo punto è che in alcuni casi di ipertensione arteriosa lieve le correzioni dello stile di vita possono essere di per sé sufficienti. Ci sono infatti persone che dopo aver modificato drasticamente il loro stile di vita riescono a sospendere i medicinali sotto stretto controllo medico, mantenendo comunque dei buoni valori pressori. Tuttavia questi sono casi particolari. Per la maggior parte delle persone che soffrono di questo problema, ahimè, la realtà è che spesso non solo sarà necessario continuare a monitorare la situazione nel tempo, ma anche a dover assumere i farmaci per un tempo indefinito. Quinta domanda: posso bere caffè se soffro di pressione alta? La risposta è sì, ma merita un approfondimento. Per la maggior parte delle persone con pressione alta, infatti, bere caffè con moderazione, quindi diciamo 2 tazzine al giorno, non rappresenterebbe un problema e non è associato a un aumento del rischio di sviluppare ipertensione. Tuttavia ci sono alcune considerazioni da fare. La sensibilità alla caffeina può variare da persona a persona ed alcune persone potrebbero sperimentare un aumento temporaneo della pressione sanguigna dopo aver bevuto caffè. E poi è bene considerare cosa si aggiunge al caffè, ad esempio zucchero, latte e così via. Questi ingredienti in eccesso potrebbero avere un impatto sulla salute in generale e indirettamente sulla pressione sanguigna. Sesta domanda: quali sono gli errori che non devo commettere se soffro di ipertensione? Alcuni possono davvero fare la differenza. Il primo è affidarsi a rimedi miracolosi che però non hanno basi scientifiche e che rischiano di posticipare a lungo invece soluzioni efficaci. E questo si traduce con un aumento del rischio di tutte quelle che sono le complicanze della pressione alta, quindi problematiche al cuore, ai reni, al cervello e così via. Il secondo errore è assumere farmaci in maniera non regolare o addirittura sospenderli senza un chiaro motivo e senza il consulto con il medico di fiducia. Ed il terzo errore, che è forse quello più comune, è iniziare la terapia per la pressione e non controllarsi più, non controllarsi adeguatamente nel tempo. Però ecco, oltre a questi errori ce ne sono degli altri che possono davvero fare la differenza tra il successo e l'insuccesso. Ne ho parlato in questo video. Ci vediamo al prossimo e come al solito vi mando un abbraccio.